Lo ammettiamo, l'Emilia-Romagna è la nostra nuova ossessione. Dopo i borghi e i castelli di Parma e Piacenza, oggi vi portiamo a Ravenna, la città dei mosaici, dove l'arte bizantina prende vita tessera dopo tessera e il legame con Dante si percepisce ad ogni passo. E appena fuori dal centro, la natura selvaggia del delta del Po dà il meglio di sé tra acqua, canneti e fenicotteri. Insomma, preparatevi a scoprire una Ravenna sospesa tra arte, poesia e natura. Non siamo neanche ancora andati al nostro appartamento, ma volevamo partire col botto, e con botto intendo anche i tuoni. Siamo venuti 8 km a sud di Ravenna per vedere la Basilica di Sant'Apollinare in Classe, che oggi 2 giugno è visitabile gratuitamente, e adesso andiamo a vedere anche il Museo Classis della città del territorio, che dovrebbe essere molto bello, ma che purtroppo lo troveremo chiuso, ma cerchiamo di vederlo almeno da fuori. Iniziamo la nostra full immersion nell'arte bizantina nel tardo pomeriggio da una delle basiliche più importanti di Ravenna, anche se in realtà siamo a Classe, in latino classis, cioè flotta, perché qui si trovava la seconda flotta di navi dell'Impero Romano. La sua imponenza e i suoi mosaici ci lasciano senza fiato. Le decorazioni dell'abside, per quanto stilizzate, sono piene di simbolismo, con la croce che rappresenta Gesù e le 3 pecorelle che simboleggiano gli apostoli. Ed eccoci nel nostro appartamento di Ravenna, molto carino, vi lasciamo il nome scritto qui sotto, però viaggiate leggeri perché siamo al secondo piano senza ascensore. Comunque siamo a nord-ovest del centro storico, proprio qui a 2 passi, quindi super comodo per tutto quello che visiteremo domani. Siccome è molto tardi, ci fermiamo proprio davanti all'appartamento per una cena più pugliese che locale, ma in ogni caso molto buona. È un nuovo giorno e finalmente iniziamo ad esplorare il cuore della città. La nostra prima tappa è il mausoleo di Galla Placidia. Non ci spieghiamo come uno spazio così piccolo possa contenere questa meraviglia. Entrando siamo rapiti dall'atmosfera magica creata dalla luce che attraversa le finestre di alabastro, che se possibile rende questi mosaici ancora più straordinari. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Letteralmente a pochi passi raggiungiamo la più imponente basilica di San Vitale, che si caratterizza per la sua forma un po' anomala, senza navate ma a pianta ottagonale, tipico simbolo della resurrezione, con sopra una stupefacente cupola affrescata. Qui l'arte bizantina e quella romanica si fondono in maniera sublime. Ve lo spoileriamo, questo è probabilmente il nostro monumento preferito. La maggior parte dei monumenti che visiteremo qui a Ravenna è compreso in un biglietto cumulativo che abbiamo preso online perché i posti sono abbastanza limitati. Noi abbiamo scelto la combinazione che comprende 5 monumenti, la più completa, viene 14,50 € e dura 7 giorni. Per alcuni siti basta indicare il giorno che volete visitarlo, per altri anche l'ora, perché sono molto piccoli e la permanenza è di soli 5 minuti, ma in realtà nel primo sito che abbiamo visitato non ci hanno fatto problemi di tempistiche. Vi lasciamo il link in descrizione. Appena fuori dal complesso entriamo da Annaffietta, il celebre laboratorio i cui artisti mosaicisti ancora oggi utilizzano la tecnica bizantina creando opere a dir poco incredibili. Pensate che Ravenna possiede il più grande patrimonio di mosaici al mondo e ben 8 siti UNESCO, e anche solo passeggiare per strada è un'esperienza. Invece questo museo, la Domus dei tappeti di pietra, non è incluso nel biglietto cumulativo, ma il biglietto viene 6 €, non l'abbiamo preso online per cui speriamo non ci siano problemi di posti, particolare anche l'entrata dalla chiesa di Santa Eufemia. Scoperto casualmente nel 1993, questo è uno dei ritrovamenti più importanti dell'Italia recente. 700 metri quadri di mosaici e marmi del V-VI secolo d.C. che componevano 14 stanze e 2 cortili.
Arriviamo così a Piazza del Popolo, con la torre dell'orologio da una parte e il municipio con le colonne che sorreggono le statue di Sant'Apollinare e San Vitale dall'altra. You know I want it. You know I want it. To be your lover, to be your partner. Siamo quasi al confine del centro storico. Qui ci si apre davanti la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, inclusa nel nostro biglietto cumulativo. I mosaici dell'abside sono andati persi, ma lungo la navata se ne trova la più grande collezione del mondo, divisa in 3 fasce, modificati nei secoli in funzione dei diversi culti. Ormai abbiamo perso il conto di quanti Space Invader abbiamo visto. Queste piccole opere d'arte pixelate che richiamano un po' la logica dei mosaici di Ravenna sono state create da un artista parigino che si chiama Invader e che ne ha posizionate 40 qui in città, ma alcune sono state rimosse perché non avevano i permessi. Tra l'altro ha anche creato un'app con le mappe per individuarli. Non vediamo l'ora di vedere quanti ne abbiamo trovati a fine giornata. Qui a Ravenna non potevamo non pranzare con una sostanziosa piadina, ce ne sono proprio per tutti i gusti. Rifocillati, proseguiamo con altre 2 tappe incluse nel nostro biglietto. Iniziamo dal piccolo battistero neoniano a pianta ottagonale. Ormai l'avete capito, a Ravenna il meglio arriva all'interno. Al centro è rappresentato il battesimo di Gesù nel fiume Giordano e tutto intorno gli apostoli, e la trasparenza dell'acqua è resa in maniera incredibile. Poco dopo accediamo al Museo Arcivescovile, dove sono custodite importanti opere, tra cui antichi marmi, il mosaico della Vergine Orante e una ricca pinacoteca. Ma il pezzo forte è la bellissima cappella di Sant'Andrea, a cui si accede attraverso un vestibolo dove è ritratto un Cristo guerriero che sconfigge l'Arianesimo, mentre la cappella vera e propria rende omaggio a diverse figure religiose. Adiacente approfittiamo per vedere anche l'imponente cattedrale, nota anche come Basilica Ursiana, dal nome del suo fondatore, il vescovo Orso. Arriviamo così nella zona del silenzio. Le vie intorno alla tomba di Dante sono così chiamate in segno di rispetto. Tutto intorno si trovano rappresentazioni che nelle forme d'arte più disparate rendono omaggio al sommo poeta, che proprio qui finì di scrivere la Divina Commedia. Qui si trova anche la Basilica di San Francesco, dove si svolsero i funerali di Dante, che esiliato da Firenze passò a Ravenna i suoi ultimi anni. Furono proprio i francescani a conservare le sue spoglie, impedendone il trasferimento a Firenze e a proteggerle durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma la vera ragione per cui siamo qui è la stupefacente cripta sommersa, dove costanti infiltrazioni di acqua di falda fanno sì che i pesci rossi nuotino su un pavimento di mosaico. Portate €1 per illuminarla. Pausa doccia e stasera cena di pesce dal Portolano. Prendiamo il baccalà con la polenta e poi andiamo sul local coi passatelli, frutti di mare e cappelletti e gamberi, e ovviamente il sorbetto. Inizia un nuovo giorno e prima di lasciare Ravenna dobbiamo fare un'ultima tappa. Ci spostiamo 11 km a nord per uno spoiler del parco del Delta del Po che esploreremo ancora meglio nel prossimo video. Siamo nell'oasi di Punta Alberete. Noi abbiamo deciso di fare il percorso d'anello da 3,2 km che parte e ritorna al parcheggio. Il percorso è molto carino, adatto a tutti. L'unica cosa è ricordatevi l'autan perché dovrebbero esserci zanzare e non solo perché ci ha attraversato la strada una nutria enorme che, oddio, non vorrei fare body shaming alle nutrie, magari era una nutria standard, però era notevole. All the girls with pretty mouths, they always walk your way.
They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, 'cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to meet your mom and pa, and your trashy little cupcake dressed in polka dots. So be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. Oltre a questa fauna molto selvatica, cui protagonisti sono l'acqua, la fitta vegetazione e i suggestivi ponti di legno, ma non mancano le stazioni per il birdwatching. E con questa incredibile vista direttamente dalla strada finisce il nostro itinerario di Ravenna, ma non andate via perché nel prossimo video ci sposteremo di pochi chilometri per raggiungere la città di Ferrara, da cui inizierà il nostro on the road sul delta del Po, che ci porterà fino a Chioggia, la piccola Venezia, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella delle notifiche per non perdervi questa nostra prossima avventura. A presto, ciao!